non facevo un vlog in generale, questo è il mio primo daily vlog, era proprio tanto che non facevo un vlog parlato e a parte vabbè, cioè qui mi sono bruciata perché mi sono fatta i baffetti, però non li ho fatti nemmeno bene perché avevo finito le striscette praticamente. Comunque sono un po' nervosa con questi capelli, tra l'altro, perché ho un mosso sfigato, si può dire. Guardate, proprio così, non si capisce, non sono né lisci né ricci. Da quando poi ho incominciato ad utilizzare le piastre, questo mosso è andato via. Ora è parecchio tempo che non le utilizzavo più ed è tornato, però è tornato male, cioè non si capisce che cos'è, cosa sei, boh, non si sa. Cioè è stata anche inutile questa irritazione perché comunque non ho finito di farli i baffetti, quindi vabbè, comunque oggi va così. Oggi è una giornata un po'... vabbè. Allora, in primis voglio vedere se riesco ad acconciarli un po' meglio questi capelli, magari faccio una doccia, uno shampoo e vedo se riesco, non so, a mettere una schiuma o qualcosa. E poi volevo fare qualcosa che volevo fare da sempre ma ho sempre rimandato, poi vedremo. Inoltre sono molto contenta perché sono riuscita a fare l'ultimo esame della sessione, in realtà per me primo e ultimo, perché come sapete la mia condizione neurologica non mi ha permesso di poter fare esami, però sono molto contenta che sono riuscita a farlo, anche perché comunque informatica e voglio dire, già come esame parla da solo. E però sono contenta che sono riuscita perché poi ho trovato comunque un professore che ha avuto una comprensione e un'empatia assurda nel capire la situazione, nel capire che comunque era tanto tempo che non mi trovavo di nuovo di fronte a un professore o comunque una situazione sociale del genere e ha avuto veramente una comprensione che in poche persone ho trovato nella vita in generale. Però sono davvero contenta perché fare questo esame per me ha significato, diciamo, ricominciare anche perché ho avuto un po' di crisi ultimamente perché mi sembra, cioè, che questi sintomi non cessano mai del tutto. Infatti io ho ancora delle scosse di vertigini, diciamo così, non sono tornata al 100% in forma, però comunque diciamo quindi mi abbattevo un po', mi sono buttata un po' giù per questo motivo. Però d'altra parte mi sono data anche la forza di dire se non faccio questa cosa non ritornerò mai alla normalità, quindi è stata anche una sorta di prova per me per riuscire a tornare alla normalità e sebbene per me non sia ancora normalità perché come vi dicevo comunque scusate i rumori però comunque appunto ho ancora delle scosse di vertigini che non mi permettono di vivere una vita normale attualmente, però stiamo andando verso la strada giusta. Sono molto contenta di questa cosa e perché comunque dopo tanto tempo, ripeto, trovarmi in quella situazione per me è stato importante, è stato sicuramente un passo importante che volevo e dovevo fare per me stessa e proprio per tutto quello che ho passato e spero di non dover riprovare mai più. Come dicevo anche in un articolo che ho pubblicato, magari lo lascio in descrizione, purtroppo quando vivi in questa situazione di blocco della tua vita, perché la tua vita si blocca, perché le vertigini ovviamente nel mio caso mi hanno impossibilitato a fare tutto, io non riuscivo nemmeno a camminare e quando si blocca un po' la vita, il tempo è come se cambiasse consistenza, non lo so. E lì incominci a fare proprio una quadra di quella che è la tua vita, di quello che è stato, no? E io ero contenta perché io ho avuto 2 anni di stop dall'università perché è stata una scelta mia, ehm, ho voluto lavorare, insomma, anche in altri ambiti e quant'altro, vabbè. Magari poi vi farò un discorso più approfondito su questo. Non so perché ho sempre dei capelli così
E quindi poi ho deciso di intraprendere anche la magistrale. Diciamo questa cosa mi ha fatto molto piacere perché, comunque dicevo: "Vabbè, è inutile non continuare quello che ho iniziato, voglio finire almeno i 5 anni, di quello che ho studiato", insomma. Sicuramente questa cosa, mi ha fatto stare giù perché io ero in tempo con gli esami, veramente me ne mancavano 6, solo che giustamente ora sto un po' indietro. Cioè, per concludere l'anno in tempo avrei dovuto perché io mi ero programmata che avrei dovuto finire gli esami a settembre, perché ce la facevo tranquillamente, entro febbraio mi sarei laureata, quindi in tempo. Spero di riuscire comunque a laurearmi entro l'anno, quindi entro il 2027, però chiaramente mo devo rifare di nuovo, devo seguire dei corsi che purtroppo non sono riuscita a seguire. Insomma, devo ripetere l'anno come se fosse. Diciamo che questo anno per me è come se non fosse esistito, però nonostante questo non voglio abbattermi perché alla fine, una cosa che dico anche a voi, l'università non la prendete male, cioè nel senso, vedete anche io magari, c'ho pensato 2 anni prima di fare la magistrale, cioè non tutti hanno un percorso, lineare, o comunque devi fare per forza tutto nei tempi. Purtroppo questa situazione fisica mi ha comportato, uhm, lo stare a casa, cioè non c'ho potuto far nulla. Ovviamente se fossi stata bene questa cosa mi avrebbe portato a laurearmi in tempo, ma non è un problema perché dopo qualche mese, cioè, mi laureerò, quindi oltre, diciamo, il tempo prefissato, no? Quindi comunque l'importante è mettersi d'impegno, essere sicuri e poi tutto si recupera, ragazzi. Cioè, non fissatevi magari perché so di molte persone che magari si sentono indietro. Uhm, In realtà, non c'è da preoccuparsi su questa cosa. So che può essere un discorso che può essere facilmente, non dico frainteso, però dici: "Vabbè, vieni tu che giustamente hai vissuto questa situazione", però anche prima la pensavo così, altrimenti non mi sarei bloccata per 2 anni e sinceramente secondo me l'università è solo un di più alla vostra vita, cioè non deve essere la vostra vita. Questo è per come la vedo io. È un di più, è un'opportunità che ti aiuta a crescere sicuramente, ti aiuta ad acculturarti, ti aiuta a stare in ambienti che sono diversi dai tuoi, quindi questa cosa sicuramente aiuta tantissimo, ma soprattutto è un ambiente che ti forma e, e soprattutto secondo me è una cosa in più nella tua vita, è come se tu fai un corso, no? Un corso, qualsiasi corso, magari non solo onicotecnica, per diventare onicotecnica fa il corso per le unghie, la make-up artist fa cioè è un corso, non è la tua vita, cioè è un qualcosa in più. Quindi davvero, non prendetela a male, so che è difficile, a me dispiace tanto quando perché io sono stata la prima a prenderla a male, soprattutto in questo momento che, mi ero fatta i piani perfetti, però purtroppo la vita è questa, i piani non esistono. Cioè, ci possiamo fare quanti piani vogliamo, ma purtroppo o per fortuna la vita è imprevedibile e quindi va bene anche così, insomma, ognuno ha il suo percorso e non è assolutamente una frase fatta, perché credo che ognuno poi riesca in quello che sa più fare tranquillamente. È un discorso che mi sono sempre fatta perché per tanti anni anche io mi sono sentita indietro, perché non ero sicura di voler fare la magistrale, perché ho detto, vabbè, nel mio caso, sapete, no, essendo arti performative, scienze della produzione multimediale, insomma, sono cose che comunque la strada un po' te la devi creare. Quindi io pian piano ho scelto cosa fare, anche se è un percorso a ciclo unico, non rilegate tutto a quello, perché dovete pensare che è un tassello della vostra vita, cioè semplicemente è un percorso che inizia e come tutte le cose ha una fine. Quindi questo insomma, non so, mi sono dilungata e ho straparlato, ma io purtroppo sono anche questa. E questo insomma.
Allora, fatto doccia e shampoo, però, allora, come avete visto i capelli non hanno un senso. Qui sono lisci, perfettamente lisci, sotto sono mossi. Cioè, io non so come dargli un senso davvero. Penso che o farò le onde oppure li farò completamente lisci, anche perché avevo intenzione di registrare un video. Però come prima cosa voglio fare una cosa stracarina, cioè in realtà è un'idea, vediamo come viene, perché praticamente avevo pensato, sempre i miei amici in sottofondo, a un'idea, e dato che ho delle rose che avevo fatto appassire perché ehm, il mio fidanzato mi ha regalato appunto queste rose e quindi avevo pensato di metterle all'interno di un barattolo. Questo barattolo e magari sì, con delle pietre anche che abbiamo preso una delle prime volte che siamo andate a mare, anche inserirci un braccialetto che purtroppo non uso più. Me lo regalò ben quasi 3 anni fa, quando praticamente era il mio compleanno e mi regalò questo bracciale, mi portò a Trentinara, e però si è rovinato, quindi avevo intenzione di inserirlo all'interno di questa boccettina che farò. Capiamo se viene bene, che mi piace fare queste cose un po' creative, dato che io conservo tutti i ricordi, appunto, le rose, le pietre, cioè banalmente, e quindi avevo pensato di fare questa cosa. Vediamo come viene e ora lo facciamo insieme. Una cosa che mi sono dimenticata di chiedervi è: a voi piace conservare i ricordi, vi piace creare cose, eccetera, eccetera? Se avete qualche altro consiglio, perché ad esempio delle foto, che allora io sono molto creativa, assolutamente. Il problema è che sono anche una procrastinatrice seriale. Io questa idea, cioè calcolate che sto col mio ragazzo da quasi 3 anni, cioè ce l'ho avuta da sempre, tipo, ma non l'ho mai fatta. Diciamo che è arrivato il momento di concretizzare questa cosa e così come ho delle foto insieme al mio ragazzo, ma ancora devo fare un album, per dire. Altra cosa che magari se volete facciamo insieme. E quindi ecco, i capelli ricci dietro. E quindi non lo so, datemi anche qualche idea, se avete qualche idea, eccetera. Mi piacerebbe sapere anche voi che cose fate, cosa create. Ve lo voglio far vedere anche da vicino con il braccialetto. E questo. Purtroppo RIP il contenuto verticale perché devo andare al cinema e praticamente andremo a vedere Toy Story 5. Mamma mia, che ricordi. Ho fatto proprio il rewatch apposta perché volevo vederlo. Quindi mi finisco di fare i capelli e mentre mi trucco vi parlo di come ho scoperto di essere insulino resistente. Comunque ho deciso di fare le onde perché ho detto purtroppo questi capelli non hanno un senso, non so proprio come gestirli, e quindi ho detto vabbè, facciamo le onde che sicuramente
sono carine pure da vedere e tutto, non mi sembrano male, quindi facciamo così. Poi tanto di base già sono un po' ricci, quindi belline, vero? Finisco e torno. Che dite? Carini, vero? Allora, ora voglio parlarvi, mentre mi trucco, di come ho scoperto di essere insulino resistente. E purtroppo ho avuto un aumento di peso eccessivo, ma veramente dalla sera alla mattina. E vabbè, però diciamo questa cosa è stata una cosa sbagliata principalmente perché mi avevano dato alcune pillole che non erano adatte per me e quindi questo mi ha portato molto a gonfiarmi e penso che in quel momento poi ho sviluppato anche l'insulino resistenza, cosa che però è stata scoperta solo nel lontano 2026, benissimo, perché io appunto qualsiasi dieta ho fatto, ma qualunque, veramente la qualunque, non sono mai scesa. La chetogenica in realtà non ho mai provato, forse, non lo so, non mi ricordo. Non sono mai scesa, ragazzi, mai. Cioè, io dicevo, ma com'è possibile? Cioè, tutte le persone normali riescono a scendere di peso, io no. Ed era proprio l'insulino resistenza. Allora, innanzitutto io questa insulina resistenza non l'ho scoperta da una nutrizionista, bensì dalla mia neurologa, per via della mia condizione neurologica di cui avevo parlato, ossia l'emicrania vestibolare, che mi ha tenuto per parecchio tempo fuori uso, diciamo così, e quindi l'ho scoperto tramite la neurologa che aveva visto questi valori un po' alterati, perché il mio problema, il fatto di non averla rilevata in tutti questi anni, qual è stato? Che io ho, come si suol dire, un almond mom, cioè una madre che compra pochissime schifezze, cose così. Di solito l'insulino resistenza come prima cosa si rileva quando esce tutta la glicemia sballata, tutti gli esami sballati. Ho un'alimentazione abbastanza sana, cioè verdure, appunto, proteine, carboidrati, eccetera, eccetera. Però il problema qual è? Che appunto, avendo un almond mom e quindi non esagerando, non mangiando brioche, brioscine, merendine tutti i giorni, questa cosa non è stata facilmente rilevabile. E la cosa che mi ha scioccato è che l'ha scoperto una neurologa, perché c'è un calcolo apposta, nonostante le analisi non escono sballate. Cioè nel mio caso le analisi non sono uscite sballate, ma neanche prima, non sono mai uscite sballate, perché appunto non ho mai forse esagerato, non so come dire. Non saprei, perché poi ognuno ha un suo grado, non voglio fare discorsi medici, perché veramente ne so pochissime in merito. Io mi limito a dire quello che mi è stato detto e quindi probabilmente non è stato facilmente rilevabile. A parte ciò, la neurologa mi suggerisce una nutrizionista che lei conosce, che devo dire anche lei mi è sembrata super competente e tutto. E a parte che la neurologa mi ha salvato la vita, l'amo, l'amo tantissimo. E a parte questo, mi ha suggerito questa nutrizionista. Lei mi ha detto in realtà che la mia alimentazione non era nemmeno così sbagliata, appunto, come vi dicevo. Cioè, la mia alimentazione non era sbagliata, il problema erano gli abbinamenti dei cibi. Perché sapete in quante diete io avevo latte e biscotti a colazione? Sbagliatissimo, non c'è cosa più sbagliata per avere quei picchi tipici dell'insulino resistenza, che sia appunto questo picco e poi si scende e quindi ciò provoca fame, tutto quel meccanismo che vi ripeto non sto a dirvi nel dettaglio perché io l'ho capito, però meglio non parlarne a fondo perché non mi compete, insomma. Però dicevo, nonostante fossi a dieta, era un meccanismo cioè, tutto sbagliato, non c'era un qualcosa che funzionava. Per questo poi mi sono spiegata nel tempo il motivo per il quale le mie diete non funzionavano. Allora, io sono una persona di base super precisa e quindi quando prendo una cosa seriamente la prendo davvero seriamente e quindi l'ho presa seriamente anche questa cosa. Però poi quando vedevo che non dava i suoi frutti, cioè a un certo punto mi scocciavo perché dicevo ma com'è possibile? Com'è possibile? E questo ovviamente fa ricadere in loop che non sono il massimo, quindi ragazzi, quello che voglio dirvi è se non riuscite a dimagrire non è colpa vostra,
c'è sempre un motivo, andate a fondo, cosa che magari ignorantemente, perché lo ammetto, ignorantemente non ho fatto io, però c'è sempre una motivazione e c'è sempre un modo. Ovviamente devo anche migliorare il fatto di, non so, magari fare qualche passeggiata in più, dovrei andare anche in palestra perché per chi ha l'insulino resistenza è bene mettere massa magra, però vabbè, io e la palestra abbiamo litigato, ma in realtà io quando ero piccola ero anche una sportiva, cioè io facevo basket, facevo danza classica, poi non lo so che mi è successo, mi sono impigrita letteralmente e non ho fatto più nulla, però a parte la pigrizia e tutto, vi dicevo, puoi essere anche pigra, però se il tuo metabolismo funziona, non hai problemi, non c'è problema, funziona regolarmente e quindi riesci anche a carburare, a fare tutto nella normalità di quelle che sono le cose. E, e quindi assolutamente spero che questi nuovi abbinamenti mi facciano tenere stabile la glicemia e in questo modo non ho questi picchi esagerati che mi portano a gonfiarmi e a ingrassare, perché poi giustamente questo ti porta anche a ingrassare. Diciamo che ovviamente dal 2020 sono migliorata molto, ma perché io, l'ho detto, tengo un'alimentazione molto molto sana, però da qui a dire che sono arrivata al mio peso forma, questo no, e per questo è stato anche un problema per molto tempo, perché quando tu sei più o meno normopeso, no? Diciamo normopeso, anche se comunque forse avevo qualche chiletto in più, ma a me non dispiaceva perché comunque avevo le mie forme, a me piacevano, sinceramente, non le vedevo come un difetto, anzi come un valore aggiunto, però quando poi non dipendono da te e anzi hai un peso esagerato che non dipende da te e non sai come fare, perché io non sapevo come fare, si arrivano anche a dei meccanismi tossici che sarebbe sempre, che ho fatto? Vabbè, che sarebbe sempre meglio evitare in tutto. Quindi vi ripeto, il messaggio che voglio dare qual è? Andate a fondo nelle cose e non credete che sia colpa vostra se non riuscite a dimagrire, semplicemente probabilmente vi siete affidati a un professionista sbagliato, perché io sono rimasta sconvolta dal fatto che tutta questa situazione me l'abbia rilevata una neurologa, attenzione, non una nutrizionista. Ne ho passate tante, fidatevi, veramente ne ho passate tantissime. Quindi davvero, se non vi convince il professionista, cambiatelo, cambiatelo, però non vi colpevolizzate. Certo, ovviamente ci vuole anche disciplina, non dico che se andate dal professionista dimagrite automaticamente, però ci vuole disciplina, ma sicuramente una persona in grado di risolvere il problema e di aiutarvi veramente e realmente in quello che state facendo. Comunque finisco il make-up e ci vediamo dopo, che vi dirò, diciamo, se, cosa ne penso di Toy Story 5, se mi è piaciuto, se non mi è piaciuto, e con il mio fidanzato vi diremo, anche se lui, come sapete, non si vuole far vedere, però dai, almeno la voce, vedremo cosa ha da dire. A dopo. Hai un amico in me, un grande amico in me, se la strada. Vai. Non è dritta. E ci, e ci sono 2000 pericoli. Ti basti solo ricordare che Ah, è vero, un amico amica. in me. E c'è un grande amico in me, più di un amico in me. Stella. Comando. Stellare. Comando. Stellare. Incontro con il comando 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 stellare.
Ecco. Carini, dai. Allora, che penso del film? Non voglio fare spoiler, però in generale mi è piaciuto tantissimo. Infatti verso il finale mi sono anche emozionata, è stato veramente un ritorno al passato. E come diceva pure Attilio, dici? Anche se non No, si mi fa vedere. aspettavo la classica, vabbè, una storia da boomer, tra virgolette, cioè Dispositivi brutti e cattivi. dispositivi brutti e cattivi, meglio prima che si giocava con i Con i giocattoli. e invece... E invece c'è la sorpresa, diciamo, non ripeto, non voglio fare spoiler, diciamo, si capisce che si possono unire entrambe le cose da un lato, Sì. senza andare proprio nel profondo. Infatti questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, vabbè, a parte il rewatch che ho fatto, però mi ricordavo che quando ero piccola io stavo in fissa, ma in fissa per Toy Story. Infatti io non andavo molto per le Barbie, anzi le facevo cose brutte, tipo una gli bruciai i capelli sotto una lampadina, vabbè, cose un Harry po'... Sid. Era un poco, boh, non lo so che facevo queste povere Barbie, poverelle. Però Toy Story andavo matta. Infatti mio padre mi comprò un trenino di Toy Story, se lo trovo ve lo lascio qui sotto veramente, perché secondo me è un regalo top da fare. Però in descrizione ovviamente. Però mamma mia, ero in fissa anche con Buzz. Io sono team Buzz. Team Buzz. Team Buzz. Tu chi sei? Sono Team Woody. Team Woody, lo sapevo. Però a me Buzz, cioè questa cosa mi ha ricordato, no? Cioè Buzz mi fa schiattare da ridere, anche quando ero piccola, tutti quei Buzz, perché io andai a vedere al cinema Toy Story 3. Perché Toy Story 1 e 2 ero troppo piccola, cioè forse il primo non ero nemmeno nata perché era del 95, e quindi figuriamoci, io sono del 98, quindi non ero nemmeno nata. Però sin da piccola l'ho sempre visti prima in TV e poi appunto al cinema il terzo. Il quarto ero già nella fase che ero un po' più cresciutella, quindi non l'ho visto e l'ho rivisto poi in età adulta in realtà, perché non l'avevo recuperato, cioè non l'ho proprio più visto. È stato bello poi tornare al cinema, poi vedere i bambini entusiasti di questo film. Bello, bello. Infatti tutti i bimbi dicevano bellissimo, è bellissimo. Noi adulti che stavamo con i bimbi, però molto fieri di questa cosa. Vero? Sì, sì. Sì, sì. Noi piccoli bimbi di Team Toy Story. Però è stato un bel film da vedere, soprattutto sono tornata a casa finalmente nella mia patria, ossia il cinema, e era tantissimo che non andavo al cinema. Secondo me nemmeno quest'inverno sono andata, o sì, che andavo a vedere qualcosa. Forse no, perché sono stata, cioè sto male da tipo gennaio, quindi probabilmente no, però forse un Bugonia, film... forse l'ultimo. Bugonia, forse l'ultimo... No, aspetta, andammo a vedere quello con DiCaprio. Ah, sì. Bello. Bello, come si chiama? Non Non mi ricordo come si chiama. eh. Non lo so, non me lo ricordo. Però, insomma, quest'anno purtroppo anche il cinema non è andata come avrei sperato. Di solito sono... cioè, vado subito in sala, anche quando è un film che mi appassiona e tutto. Però, vabbè, è andata così, quindi sono ritornata. Forse... Una battaglia dopo l'altra. Una battaglia dopo l'altra, molto bello, veramente. E niente, forse andrò a vedere Odissea, ma non ne sono sicura, perché appunto, come dicevo, non sto al massimo della forma ancora. Cioè, per quanto voglio sperare che ritorno come prima, però sto ancora un po' così. Infatti in sala avevo qualche momento di non lucidità, nel senso che mi girava un po' la testa, eccetera, però piano piano si ritorna più forti di prima. E niente, ora penso ci andiamo a mangiare una pizza e andiamo un po' in spiaggia. A dopo! L'uomo senza volto. Allora, rieccoci con l'uomo invisibile, l'uomo che non vuole essere ripreso anche se è stato ripreso un sacco di volte. Come devo fare, raga? Io gli do i tormenti. Dovevi lasciarmi nel mistero. Gli do i tormenti, mi dispiace. Però, per forza,
per forza così. E comunque allora i capelli sono mantenuti abbastanza, il trucco un po' meno, però vabbè. Comunque non è che sono scomparsa perché ho mangiato tranquillamente, no. Sono scomparsa perché praticamente dove stavamo mangiando, c'erano un sacco di vespe. Quindi dalla paura, perché io ho una fobia immensa delle vespe, veramente immensa, non ho ripreso più nulla. Cioè ho preferito non riprendere perché a stento riuscivo a concentrarmi per mangiare. Fatemi sapere se anche voi avete una fobia del genere che vi impedisce. Cioè io tipo quando vedo una vespa mi blocco proprio. Cioè non riesco proprio più a ragionare, divento una pazza, una pazza. E niente, ora stiamo un po' in spiaggia. Penso che dopo forse ci incontriamo con degli amici per un caffè e questa sarà la nostra serata. Oh, attenzione. No, aspetta, però io ho delle clip, ho già delle clip in cui ti vedi un pochino. Cancella. No, però vabbè, ti vedi poco come negli altri. Ti vedi poco così. No, vedi, hai sbagliato. No, via. Vattene, me ne vado. Allora, ma scusami, io questi video come li devo fare? Cioè, se esco con una persona, giusto? Datemi ragione nei commenti per piacere. Fatemi sapere chi ha ragione. Vabbè, capisco il fatto della privacy, di dire vabbè, non mi va di essere ripreso. Infatti denunci. Mi denunci. Invadi la mia privacy. Cioè, ma voi dovreste vedere che faccia c'ha in questo momento. Vabbè. Comunque, che volevo dire più? Niente, molto scioccata da questo atteggiamento, devo dire la verità. Questo è. Lasciamoci, basta. Lasciamoci.